Madonna ragazzi, sto per fare il salto di Cadwell. Dovete sapere che in tutti questi anni in cui sognavo di prendere una moto, andare in pista, correre, passavo le mie giornate su YouTube a guardare i video. E una tappa fissa dei miei video su YouTube era una certa pista in Inghilterra dove certi piloti un po' malati di mente facevano qualcosa di allucinante, ovvero saltare con delle moto superbike. Ebbene, oggi ho preso un volo dall'Italia e sono venuto qui a Cadwell Park. Ora, io non so se il video renda bene l'idea, ma voi lo vedete cos'ho alle mie spalle? Cioè, non è una pista, è una rampa di lancio. E quando ci entri in moto per la prima volta e vedi questa rampa di lancio dici, oddio, non può essere così, non può essere davvero. E poi arrivi, lo fai e dici, wow, devo rifarlo. Ecco, e ora voi vi starete chiedendo da casa, ma guardalo lì il Nazca, come ha fatto ad andare in Inghilterra a girare e che ganci che c'ha. Non è così. Perché sono qua? Perché il mio caro amico Luca Pedersoli della Riding School ha fatto una collaborazione con un'azienda inglese che si chiama Riding in Europe. Lui è Alberto Marino, referente della Riding in Europe. Ciao ragazzi! Ho linkato qui sotto i suoi video dove spiega un po' quello che fanno. E che cosa organizza questa azienda? Organizza dei corsi nelle più belle piste inglesi. Tu prendi il volo, vieni qui e hai tutto incluso: moto, gomme, benzina, ingresso in pista, corso con istruttore e guidi delle moto di ultimissima generazione, 600-1000. Noi ad esempio oggi siamo qui con delle moto 1000 del 2017. E il vero punto forte volete sapere qual è? Il prezzo. Per una giornata di prove libere come quella che vedete nel video, con noleggio moto, gomme, benzina, ingresso in pista, si parla di cifre intorno alle 500-600 euro, all inclusive. Cioè, vi rendete conto? E questo è il pacchetto di base per le semplici prove libere. E come dicevo, poi ci sono anche dei pacchetti full optional che includono il corso di guida con istruttore della Riding School di Pedersoli, giro turistico della città e tante altre cose. I prezzi variano da pista a pista e comunque per avere info ho lasciato qui sotto in descrizione tutti i contatti. E volete sapere qual è la cosa ancora più incredibile? Se demolisci la moto della serie che in quarta piena ti parte e la lanci in tribuna, hanno dei massimali di danni che non superano mai le 1000 euro. Detto ciò, tra poco è ora di entrare, quindi non vedo l'ora di mettermi il casco e provare per la prima volta il salto di Cadwell Park. Ok, momento briefing, c'è un botto di gente per essere un mercoledì. E niente, sono le 8:50 del mattino e c'è già la coda per entrare. Io, che realtà. Oh, zero problemi questi, c'è l'asfalto freddo. Senza termo, via. Non finisce più la coda. Allora, il buon Pedersoli è appena uscito dal primo turno a Cadwell Park. Impressioni a caldo? I primi 2 o 3 giri direi cambio sport, cazzo. Davvero? Ma più che altro ci sono alcuni punti che non vedi al di là. Ottimo. Ok, tutta messa, Suzuki pronta. Sono pronto per il battesimo di Cadwell Park. Madonna ragazzi, sto per fare il salto di Cadwell. Quindi? Che cosa ho appena visto? Sono fuori di testa. No ma c'è... No ma... Per lo scollinamento sulla 230 là in cima. Ci sono dei punti dove ti chiedi perché lo stai facendo. Chi me l'ha fatto fare? Il famoso salto, io ho detto vabbè, entriamoci piano tranquilli. Mi sono trovato così. Sei presente quando la seggiovia scollina? È
una di quelle cose che bisogna provare nella vita. Sì, sì. Girare a Cadwell Park. Infatti mi pento di non essere venuto prima. Secondo turno finito, sto iniziando a capirci qualcosa. È meglio del Luna Park. Ok, ora vi farò vedere un giro di Cadwell Park per farvi capire come mai siamo rimasti così sconvolti da questa pista. Innanzitutto ciò che colpisce più di tutto è l'incredibile pulizia e ordine di questa struttura, che è una cosa che tra l'altro abbiamo anche visto ad Donington Park. È tutto incredibilmente pulito e preciso. Ora, la pista è stata costruita nel 1934 e inizialmente era sterrata. E una cosa che colpisce appena si arriva è che la si guarda e dice: ma manca qualcosa, ovvero non esistono i box. Non ci sono, solo paddock. E questo che vedete è l'ingresso pista, mentre questo che vedete è l'uscita della pista. E dall'altra parte opposta della pista è presente la griglia di partenza e la pit lane che vengono utilizzate soltanto nelle gare. L'altra cosa che sconvolge di questa pista è la larghezza. È strettissima, è praticamente come un cartodromo. Purtroppo su internet non ho trovato le dimensioni esatte, ma a occhio, se Franciacorta è larga 12 metri, questa sarà 8 metri. E nonostante ciò ci sono dei punti dove sei piegato giù in carena in sesta piena ai 280 km/h che scollini. Cioè... E nonostante sia strettissima, il comportamento in pista che ho trovato durante questo track day è stato eccezionale. I primi giri a Cadwell Park, appena scendi dalla moto ti senti disorientato, perché è una pista che alterna sali-scendi tipo montagne russe, con curvoni da sesta piena e curve dove la prima marcia è fin troppo alta, poi curvoni ciechi dove scollini in quarta piena e non vedi cosa c'è. Per fortuna la pista mette a disposizione degli apripista per aiutarti nei primi giri e farti un po' capire com'è l'andazzo. Ma una volta presa la mano è pazzesca, non vuoi più smettere di girarci. Bene, e ora vediamo il giro. Ah, dimenticavo, la moto che sto usando è un Suzuki CSX-R 1000 del 2017 completamente stradale con gomme Dunlop D213 GP Pro, mescola dura, senza anti-wheeling. Ok, quella che affrontiamo adesso è la curva da fare in seconda che immette sul rettilineo del traguardo, quindi poi si accelera full gas, terza, quarta, quinta, quella che vedete a destra è la pit lane che si usa in gara, mentre questa è la griglia di partenza, si arriva in quinta piena a staccare forte, si butta giù una marcia, poi curvone da pelo a sinistra ai 170 km/h. Cambio di direzione, si scala una marcia in terza, si fa questa curva verso destra lunghissima, cieca, non si vede mai dove l'uscita, si ha paura ad allargarsi, si chiude poi a cordolo, si spalanca il gas in questo pezzo da pelo. Si buttano tutte le marce fino ad arrivare in sesta con questa compressione che ti schiaccia contro il serbatoio. Curva a sinistra sullo scollinamento ai 2,80, si frena poi fortissimo fino a scalare in seconda. Curva verso destra, si accelera nuovamente, si butta la terza, si piega, si chiude il gas e poi di nuovo qua questa si dovrebbe fare quasi full gas. In terza piena una curva lunghissima che non finisce mai, si frena poi in curva, si scala una marcia per fare questa variante con una forte compressione, un discesone che dal video non sembra ma si vola giù fortissimo, qua un pilota lento che ho dovuto evitare, curva da fare in prima, si tiene la prima, si tira fino al limitatore per poi frenare per questa chicane lentissima, ti viene quasi da mettere giù il piede, poi prima full gas, si mette subito la seconda per non far impennare la moto, staccatona, chicane che immette nel punto più bello di tutta la pista, il salto, si salta qui, si spalanca nuovamente il gas per arrivare poi a questa quintupla chicane, destra, sinistra, destra, nuovamente sinistra per poi scalare una marcia e mettere la prima per questo tornantino strettissimo, si accelera nuovamente, si rimette la seconda e si entra nell'ultima curva che immette sul rettilineo del traguardo che avevamo visto in precedenza. Bene, questo era un giro a Cadwell Park, ora finita la mattinata si pranza e subito dopo ci si dedica a una missione speciale. Finita la pausa pranzo è venuto a trovarci anche un amico. Ciao! E ora l'obiettivo di questa fase della giornata, dato che c'è il fotografo lì al salto, sarà cercare di fare un salto, almeno uno. E l'abbiamo ingaggiato come cameraman lui.
Per farvi capire lo spirito con cui abbiamo fatto questa sessione, abbiamo fatto 1 ora e 20 di fila. Solo per il salto. 2 pieni di benzina a fare tutta la pista col gas chiuso e poi spalancare solo per il salto. Comunque io non ho ancora capito come si faccia. Ma hanno detto che stai facendo i salti della Madonna, Ah sì? Sì. Sai cosa ho fatto per far sì che uscisse dignitosamente? Ho staccato tutto, ho staccato l'anti-imbardata, ho staccato l'anti-wheeling e anche il traction, perché deve essere proprio pulito, limpido, puro. Che realtà. Qualcosina si è visto però. Bellissimo.